Oh my God. Okay, I thought I had 6, 7 hours to recuperate from, because, it's like kind of like a roller coaster. You go through this. Carlos Santana, una leggenda del rock ammirata da tutto il mondo. È stato in cima al mondo, ma pochi sanno che nella sua vita ha affrontato anche alcune sfide difficili. Oggi, a 77 anni, Santana non si limita a parlare dei suoi momenti più difficili, che hanno influenzato la sua vita, la sua musica e la sua identità. Cosa ha passato e come ha fatto a superarle per continuare a brillare? Scoprite la verità dietro la sua vita di alti e bassi. Infanzia difficile. Carlos Santana è stato circondato da una grande quantità di conflitti e lotte durante gli anni della sua maturità. Nel 1947 è nato in Messico. Quando Carlos era un bambino, suo padre, che suonava il violino nelle bande mariachi, gli fece da mentore e gli insegnò a suonare lo strumento. Carlos ha imparato a suonare la musica dal padre. Il trasferimento a Tijuana avvenne quando Carlos aveva 8 anni e la sua famiglia si stava trasferendo lì. Fu a causa di questo trasferimento che Carlos sperimentò cambiamenti sostanziali nella sua vita. Quando Carlos si trovava a Tijuana, andò in un parco e vide esibirsi un gruppo rock chiamato i TJ. I TJ si esibivano in quel momento. Questo lo portò a sviluppare una profonda affinità con la musica rock e blues, che prese a cuore. D'altra parte, la vita a Tijuana non era priva di molte difficoltà. Nel corso di 2 anni, Carlos si trovò ad affrontare una circostanza piuttosto impegnativa. Carlos rimase con un senso di rimpianto che persistette per un periodo di tempo considerevole dopo il terribile evento. Carlos ha iniziato la sua professione di chitarrista a soli 15 anni. Iniziò la sua carriera esibendosi nei club della città di Tijuana. Quando un giovane cresceva in quell'ambiente, era una sfida. Fu testimone di una serie di altre situazioni terrificanti. Inoltre, la partecipazione di Carlos a questi club è stata fondamentale per Tom Petty, lo sviluppo della sua particolare combinazione di rock e blues con la musica latina. Questo ha portato alla creazione del suo stile caratteristico. Carlos Santana lavorò come lavapiatti al drive-in TikTok all'inizio degli anni 60. Era impiegato lì. Nonostante il magro stipendio, è riuscito a risparmiare ogni singolo centesimo a sua disposizione. Nelle sue speranze, avrebbe potuto ottenere una chitarra Stratocaster nuova di zecca. Oltre ai documenti specifici necessari per l'immigrazione, a un certo punto scoprì che sua madre aveva speso tutti i suoi soldi, che ammontavano a $300, per pagare le cure dentistiche necessarie a sua sorella. In risposta alla richiesta di Carlos, la donna gli restituì rapidamente solo $20, ma non si dilungò oltre. A seguito delle atroci sofferenze che stava vivendo, decise di lasciare la sua casa. Tornò a Tijuana, dove si guadagnò da vivere cantando nei locali, nonostante avesse solo $20 in mano. Per Carlos vivere a San Francisco è stata un'esperienza difficile e impegnativa. Oltre a essere uno spazio ristretto e piccolo, il suo appartamento si trovava nel Mission District. Era stato presentato a diversi artisti da lui stesso. Poiché non c'era nemmeno un letto disponibile per lui, non aveva altra scelta che dormire sul pavimento. Per la maggior parte del tempo, sopravviveva con riso e fagioli, nonostante lavorasse a lungo per pulire i piatti e non fosse in grado di procurarsi il cibo. Non avendo i mezzi finanziari per acquistare corde di alta qualità per la chitarra, si esibiva con corde rotte o con qualsiasi altra cosa riuscisse a trovare. Nonostante il periodo difficile per lui, non rinunciò a scrivere ed eseguire musica. Negli anni che hanno preceduto la sua ascesa alla fama, Carlos ha portato la sua musica per le strade di San Francisco, dove si è esibito. Trascorreva molto tempo a suonare in luoghi come Fisherman's Wharf e Union Square, tra gli altri. La somma di denaro che guadagnava in certi giorni era inferiore a $5. Nel corso della sua carriera è stato esposto a un'ampia gamma di forme musicali, tra cui il jazz e la musica popolare. Grazie alla sua pratica costante, è riuscito a incorporare questi rumori nel suo metodo, che gli ha permesso di attirare l'attenzione degli altri. Dopo aver messo insieme la sua prima band, che chiamò Santana Blues Band, Santana lo fece nel 1966, momento che segnò l'inizio della fase finale. Grande carriera. Le cose andarono proprio come previsto, grazie alla presentazione di un altro dipendente, Tom Fraser. Carlos Santana incontrò il talentuoso tastierista Greg Rowley mentre lavorava in un cinema drive-in. Questo incontro fu fondamentale per lo sviluppo di una delle più leggendarie band di rock latino della storia.
Musicisti di talento come il bassista David Brown e il percussionista Marcus Malone si unirono alla band nel corso del tempo, completando il suo roster. Entrambi sono stati essenziali nella rapida ascesa di Santana alla fama e hanno contribuito a sviluppare il suo suono unico e dinamico. Fu uno dei membri principali, Michael Carabello, a proporre il nome Santana. Pensava che il nome riflettesse bene il carattere di Carlos Santana e fosse facile da ricordare. La scena musicale notò il nome di Santana quasi immediatamente. Tuttavia, le cose cominciarono a girare per il verso giusto quando incrociarono il leggendario promoter musicale Bill Graham, che riconobbe l'immenso talento della band. La svolta della band avvenne nel 1969, quando la fiducia di Graham li fece partecipare all'illustre festival di Woodstock. Questo fu un momento cruciale che catapultò i Santana da una band promettente a una sensazione internazionale, segnando l'inizio di una meravigliosa carriera musicale che sarebbe durata per decenni. Santana riuscì a ottenere l'ammissione al leggendario festival di Woodstock grazie all'influenza di Bill Graham, un personaggio di spicco del mondo della musica e un importante sostenitore di Woodstock. Graham era convinto che l'inclusione di Santana fosse un prerequisito per la sua collaborazione con gli organizzatori. Poiché Santana non era ancora un nome famoso, all'epoca questa sembrava una mossa azzardata. Erano una giovane e oscura band di San Francisco senza un album all'attivo. Con un'affluenza prevista di oltre 400.000 persone provenienti da tutta la nazione, Woodstock nel 1969 fu innegabilmente un evento musicale monumentale. Nessuno aveva mai sentito parlare dei Santana e ancora meno conoscevano il loro caratteristico sound rock Latin fusion. Prima di allora, la band si era esibita in locali più piccoli a San Francisco e persino a Città del Messico. La maestosità di Woodstock non era paragonabile a nessuna delle piattaforme su cui si erano esibiti. Il 16 agosto 1969. I Santana si esibirono in un set di 45 minuti e, sorprendentemente, non solo vennero accettati al festival, ma vennero anche programmati per esibirsi tra artisti illustri come Janis Joplin, I Grateful Dead, i Creedence Clearwater Revival e molti altri. L'occasione si presentò alla band, allora sconosciuta. Nello stesso momento, centinaia di migliaia di persone che non li conoscevano affatto li stavano osservando, e la pressione era su di loro perché dessero il massimo. Santana, invece, è stato fantastico. Il loro elettrizzante set a Woodstock, in particolare Soul Sacrifice, ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Il magistrale lavoro alla chitarra di Carlos Santana e il potente suono della band, una fusione distintiva di rock, blues e latino, hanno favorito la loro fulminea ascesa alla fama. Molto di ciò che ha reso l'esibizione di Carlos Santana a Woodstock così speciale e spettacolare è stato il modo in cui si sentiva mentalmente quel giorno. Santana pensava che la band avrebbe avuto tutto il tempo di riscaldarsi prima di salire sul palco quando lui e i suoi compagni arrivarono all'evento in elicottero. Per questo motivo, si è sentito completamente a suo agio e senza fretta fin dall'inizio. Santana incrociò inaspettatamente Jerry Garcia, il famoso chitarrista dei Grateful Dead, mentre era in attesa. La comunità musicale rock conosceva Jerry Garcia come artista di spicco. Garcia offrì a Santana qualcosa mentre parlavano. Poco dopo, Santana ricevette la notizia inaspettata che sarebbero saliti sul palco alle prime luci dell'alba, molto prima del previsto. Non c'era tempo per Carlos Santana di smaltire la sbornia prima della sua esibizione. Lo sapeva già da allora. Nonostante fosse in uno stato di consapevolezza profondamente cambiato, non aveva altra scelta che affrontare la realtà di suonare per centinaia di migliaia di persone. Quando Santana salì sul palco, il pomeriggio del 16 agosto 1969, sentì un profondo cambiamento intorno a sé. Quando imbracciò la chitarra si sentì come se stesse afferrando un serpente, piuttosto che uno strumento. Anche con un tocco di bizzarria, Santana è riuscito a mettere insieme una performance fantastica. La sua chitarra intensa, forte e indomita, ha completato lo stile della band e ha colpito il pubblico. In particolare, il momento più importante è stato senza dubbio Soul Sacrifice. La folla è impazzita durante i feroci assoli di Santana e il cinetico drumming di Michael Shreve. Mentre Santana si esibiva, nessuno tra il pubblico avrebbe potuto immaginare che stesse vivendo una profonda esperienza spirituale. Hanno invece assistito a un'artista totalmente immersa nella musica,
che ha offerto un'esibizione piena di entusiasmo. L'esibizione a Woodstock è stato uno degli eventi più indimenticabili della carriera di Carlos Santana. Per questo motivo non aveva altra scelta se non quella di dipendere dalle sensazioni e dalle emozioni piuttosto che dalla logica. Santana sviluppò una tecnica unica per mantenere l'equilibrio e la concentrazione sulla musica. Suonava la chitarra con gli occhi chiusi, affidandosi unicamente alla sensazione delle dita sul manico. Si perdeva nella musica, lasciando che fosse l'istinto a guidarlo piuttosto che tentare di forzarlo. Aveva una notevole abilità nel comporre brani di rock latino che si armonizzavano con il ritmo energico della band, come se le sue dita avessero magicamente scoperto il punto perfetto sul manico. Aveva la netta impressione che la sua chitarra prendesse vita propria, ondeggiando e pulsando in sincronia con ogni suo passo. Santana pregò addirittura Dio nei momenti di maggiore ansia, implorando la guida per eccellere di fronte a un pubblico enorme. Una grande pietra miliare nella storia della musica è stata l'esibizione di Santana a Woodstock, che è diventata ancora più leggendaria superando un compito difficile. Un set di 45 minuti con successi come Soul Sacrifice mandò la folla in delirio. Il drumming feroce di Michael Shreve e l'immagine di un chitarrista giovane, appassionato e nomade, ebbero un effetto profondo su tutti i presenti, all'evento e sui milioni di persone che videro o ascoltarono la registrazione in seguito. Un momento cruciale nella carriera di Santana avvenne a Woodstock. Prima del festival, la band aveva un nome poco conosciuto ed era semplicemente una normale band di San Francisco che suonava in locali, ma all'improvviso erano famosi in tutto il mondo. Il loro principale finanziatore, Bill Graham, aveva predetto che Santana sarebbe diventato famoso poco dopo Woodstock, e aveva ragione. Era il momento ideale. Da umili inizi come band di San Francisco che si esibiva in locali, erano magicamente diventati un nome familiare in tutto il paese. Sebbene i Santana avessero ottenuto il riconoscimento iniziale a Woodstock, la band fu in grado di sfruttare al meglio l'occasione grazie al sostegno strategico del promoter e manager Bill Graham. Graham era più di una semplice figura di retroguardia. Si accorse del potere delle star di Santana e organizzò apparizioni in occasione di eventi importanti per accrescere il loro profilo. Tra questi, il Gold Rush Festival, un grande raduno dei musicisti più famosi dell'epoca. I Santana ebbero la fantastica opportunità di mostrare ancora una volta la loro abilità sia al pubblico in generale che ai professionisti del settore. Ancora più sorprendente fu il fatto che Graham fece in modo che si esibissero all'Ed Sullivan Show nell'ottobre del 1969, da molti considerato il programma televisivo più importante nella storia della musica popolare americana. Con la loro esibizione all'Ed Sullivan Show, i Santana hanno portato la loro ricerca di conquistare il pubblico a un livello superiore. Molti musicisti famosi, tra cui Elvis Presley, i Rolling Stones e i Beatles, sono diventati famosi grazie a questo programma. I Santana lasciarono un effetto duraturo e conquistarono una schiera di nuovi seguaci con il loro caratteristico sound Latin rock, che fondeva le potenti melodie rock con vivaci ritmi latini. L'ascesa della band è stata favorita da queste misure. Santana, il loro primo album in studio, fu pubblicato il 30 agosto 1969 e divenne subito un classico. Bronny Come Soul Sacrifice, Evil Ways e Jingo dimostrarono un sound innovativo che distingueva la band dai suoi contemporanei. Questo album non solo ha suscitato un enorme scalpore nell'industria della musica rock, ma ha anche ottenuto un successo commerciale incredibilmente sbalorditivo. L'album di Santana ha raggiunto l'insolito record di rimanere stabilmente nella classifica Billboard 200 per 108 settimane di fila. In particolare, l'album ha raggiunto il quarto posto della classifica nel novembre 1969, un'impresa impressionante che non molti artisti sono riusciti a realizzare così presto dopo l'uscita del disco. Anche se Jing, il successo di debutto dei Santana, raggiunse a malapena il numero 56 della Billboard Hot 100, segnò l'inizio della loro incredibile ascesa. Il primo grande successo della band, Evil Ways, fu il brano che li catapultò alla celebrità. Il gancio contagioso, che fondeva rock, jazzy latino, rese la canzone famosa quasi immediatamente. Questa è una caratteristica dell'approccio musicale di Santana. Evil Ways fu un successo strepitoso, amato sia da fa che dall'industria musicale. La canzone raggiunse il 9° posto della Billboard Hot 100 e vi rimase per 13 settimane consecutive.
L'inclusione di Evil Ways nel loro album di debutto è stata deliberatamente pianificata. Il devoto manager e promotore della band, Bill Graham, fu determinante nel prendere la decisione. Pensava che ricreando la canzone del famoso artista latin jazz Willy Bobo, i Santana sarebbero stati in grado di affermare la loro individualità e di attirare più ascoltatori. Tuttavia, la realizzazione di Evil Ways ha rappresentato un momento di svolta nella carriera di Carlos Santana e ha avuto una profonda importanza personale. Egli proveniva da umili origini in Messico, dove sua madre lottava per il miglioramento della sua famiglia. Santana ha sostenuto la sua famiglia con una serie di lavori manuali prima di iniziare la sua carriera di musicista professionista. Per questo motivo, decise di adempiere a un voto fatto a sua madre non appena avesse ricevuto il primo assegno per i diritti d'autore da Evil Ways. Carlos Santana si assicurò che sua madre potesse vivere appieno la sua vita, comprandole una casa con i primi soldi guadagnati con la musica. Era molto attento alle comodità della casa, tanto da acquistare un nuovo frigorifero elettrico. Santana passò da giovane ambizioso a vero artista, pronto a dominare il mondo con la sua musica, quando Evil Ways divenne un forte trampolino di lancio per la sua carriera. Questo fu il primo passo del percorso che avrebbe portato Carlos Santana a diventare un'icona di grinta, apprezzamento e insaziabile bisogno di espressione creativa, oltre che una leggenda del rock. Sposarsi. Nel 1973, quando la carriera di Carlos Santana come musicista era al suo apice, si sposò con Deborah King, figlia del chitarrista blues Saunders King. Questo avvenne in un momento in cui tutto andava a gonfie vele. Il processo di costruzione della loro vita insieme iniziò sulla base del loro primo incontro, avvenuto durante uno spettacolo ospitato al Marin Civic Center. Dopo alcuni anni, la loro relazione si sviluppò in qualcosa che andava oltre il matrimonio convenzionale. Il mondo degli affari era un'altra area in cui c'era uno sforzo di collaborazione. Deborah ha contribuito in modo determinante alla gestione della carriera e delle finanze di Santana per tutti gli anni 90, tanto che Carlos ha affermato che, se non fosse stato per il suo sostegno, non si sarebbe ritrovato con nulla. Ciò è stato particolarmente vero nel corso del decennio. Angelica, che lavorava come scrittrice e produttrice cinematografica, era uno dei 3 figli avuti insieme. Salvador, che è diventato compositore e leader di una band. Stella, anch'essa cantante e autrice. E Angelica sono i 3 figli che hanno avuto insieme. Nel corso del loro matrimonio, durato complessivamente 34 anni, hanno avuto anche una prospera collaborazione economica. Nel 1994 hanno deciso di acquisire il pieno controllo del gruppo Santana e Deborah. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e direttore operativo del management di Santana fino al 2007. Inoltre, nel 1998 hanno costituito la Fondazione Milagro, appositamente concepita per offrire sostegno ai bambini provenienti da situazioni di povertà in diversi paesi. Deborah è stata uno dei fattori più significativi dell'enorme successo di Carlos con l'album Supernatural, pubblicato nel 1999 e diventato disco di platino per 15 volte e vincitore di 9 Grammy Awards. L'album è stato pubblicato nel 1999. Nonostante le apparenze contrarie, il loro matrimonio non era così perfetto come si pensava. Nel suo libro di memorie, pubblicato nel 2005 con il titolo Space Between the Stars, Deborah ha rivelato la verità. Carlos le era stato infedele. Nel 2007, la coppia ha chiesto il divorzio, adducendo questa constatazione come uno dei motivi tra le altre questioni che dovevano essere affrontate. Dopo la pubblicazione del libro di memorie, Carlos ha ammesso pubblicamente di essere stato infedele alla sua compagna. Oltre a esprimere il suo tremendo dolore, si è anche scusato con Deborah e i loro figli per l'agonia che aveva procurato loro. Ha espresso il suo rammarico per l'angoscia che aveva causato. Nella sua spiegazione ha detto di non essere nello stato d'animo ideale in quei momenti e ha promesso di evolvere nel tipo di uomo che lei si aspettava da lui. Ha anche dichiarato che si sarebbe impegnato a soddisfare le sue aspettative. La sua vita spirituale stava attraversando una crisi più ampia, legata alle sfide che Carlos stava vivendo in quel periodo. Nei primi anni della sua vita, era stato un seguace di Sri Chinmoy, un maestro spirituale. Tuttavia, nel 1982, prese la decisione di lasciare la sua tutela a causa di disaccordi su scelte personali. A seguito del divorzio, Carlos ha attraversato un periodo difficile della sua vita.
Il divorzio ha avuto un impatto su di lui. Faticava a ritrovare il suo equilibrio e si sentiva disorientato a causa della sofferenza emotiva che stava vivendo. In tutti i suoi tentativi, non riuscì a portare a termine ciò che si era prefissato. Nello stesso momento, ricordò di aver sentito una voce dolce ma autorevole che diceva: «Sono seduto accanto a te». Allo stesso tempo, grazie alla confluenza di questi eventi e all'atto di accendere una candela e di guardare un'immagine di Gesù, riuscì a tirarsi indietro dall'orlo della disperazione. Dopo un po' di tempo, si rese conto che l'atto di mangiare e respirare era di nuovo una fonte di piacere per lui. Oltre a far riaffiorare i ricordi di un evento triste accaduto in gioventù, il lutto che ha vissuto in seguito al divorzio ha fatto riaffiorare anche i ricordi di un periodo di tempo. Alla fine, riuscì a trovare le risorse necessarie per perdonare e considerò l'atto di perdonare come un'esperienza profondamente liberatoria. È stato grazie alle sue convinzioni religiose che ha raggiunto questo obiettivo. Nel corso del suo cammino spirituale, Carlos ha incontrato alti e bassi. Dopo essersi allontanato dalla guida del guru, Carlos ha finalmente preso la decisione di convertirsi al cristianesimo, che gli ha garantito una sensazione di pace per tutta la vita. Alla fine del 2015, aveva raggiunto un tale livello di devozione alla fede da iniziare a contemplare la prospettiva di ritirarsi dall'industria musicale e diventare pastore di una chiesa locale. Il suo obiettivo era addirittura quello di fondare una chiesa sull'isola hawaiana di Maui, che si trova nello stato delle Hawaii. La spettacolare rimonta. Il 1999 è stato l'anno in cui Carlos Santana, che all'epoca aveva 52 anni, ha fatto uno straordinario ritorno nell'industria musicale. Il suo disco, intitolato Supernatural, è diventato uno degli album più popolari della storia della musica. Fu lui a pubblicare l'album. Un totale di 30 milioni di copie dell'album sono state vendute in diversi paesi del mondo. Il motivo è che Clive Davis, la persona che aveva messo Santana sotto contratto con la Columbia Records nel 1969, gli si avvicinò con l'idea di lavorare di nuovo insieme per collaborare. Questo fu il motivo per cui ciò avvenne. Considerando che Santana non raggiungeva la top 10 dal 1971, gli eventi si sono svolti in un modo che nessuno si aspettava. Santana ha eguagliato Michael Jackson nel record del maggior numero di Grammy mai vinti in una sola serata, quando ha vinto 9 Grammy in una sola serata ai Grammy Awards del 2000. Quando Santana ha vinto 9 Grammy, ha pareggiato Jackson per il record. L'album ha raggiunto la vetta delle classifiche in 11 paesi diversi e negli Stati Uniti è rimasto in cima alle classifiche per un totale di 12 settimane. Nel periodo in cui Santana ha fatto la storia del mondo della musica, diventando il primo artista ispanico a vincere il Grammy per l'album dell'anno. Ha fatto la storia anche in America Latina. La canzone Smooth del programma televisivo Supernatural è tra le più conosciute della serie, eppure è stata pericolosamente vicina a lasciare lo show. Room 17 era il nome di un'idea iniziale per la canzone e parlava di una groupie che incontrava Santana in un hotel quando entrambi alloggiavano lì. Quando Rob Thomas, responsabile della composizione e dell'esecuzione della canzone, si è fidanzato, stava vivendo uno stile di vita rilassato a Manhattan. Era anche il responsabile della creazione della canzone. Durante il periodo in cui Santana era in studio, sottolineò il suo desiderio che la band e Thomas eseguissero la canzone insieme in un contesto pubblico. Nella sua dichiarazione, predisse che questo avrebbe portato un afflusso di energia positiva. Il risultato finale fu un grande successo. Nel decennio degli anni 90, Smooth è stato l'ultimo singolo a raggiungere la prima posizione della classifica Billboard Hot 100, mentre è stata la prima canzone a farlo negli anni 2000. Smooth è rimasto in cima alla classifica per un totale di 12 settimane. È rimasta in classifica per un totale di 58 settimane, durante le quali ha trascorso un totale di 30 settimane nella top 10. La vita di Santana è un esempio di quanto si possa andare lontano se si mantiene un impegno costante. All'inizio degli anni 60 si è sradicato e si è trasferito a San Francisco, dove ha iniziato a lavorare come lavapiatti. Inoltre, riuscì a guadagnare mance suonando per strada. Attualmente si ritiene che il suo patrimonio netto sia di circa 120 milioni di dollari. È stata l'uscita di Supernatural, che ha fruttato più di 375 milioni di dollari, a dare impulso alla sua stratosferica ascesa alla ribalta. Santana ha effettuato investimenti immobiliari,
tra cui una casa a Las Vegas del valore di 6 milioni di dollari e una proprietà alle Hawaii del valore di 20,5 milioni di dollari. Entrambe le proprietà si trovano alle Hawaii. Come ulteriore punto di interesse, è un abile uomo d'affari che, insieme allo chef Roberto Santibáñez, ha fondato una catena di ristoranti messicani noti come Maria Maria. Nonostante i suoi 77 anni, Santana non ha mostrato alcun segno di rallentamento. La House of Blues, che si trova all'interno del Mandalay Bay Resort and Casino, è il luogo in cui continua a esibirsi nella città di Las Vegas. La sua residenza, che dura da 13 anni ed è sponsorizzata da Sirius XM, è nota come An Intimate Evening with Santana. Greatest Hits Live è stata prolungata fino all'anno 2025. La sua residenza è stata un grande successo. I concerti ad alta energia vengono eseguiti in diverse serate della settimana e si prevede che altre date inizieranno nei primi anni del 2025. Santana è uno dei rari musicisti che è riuscito ad avere un album che è stato inserito nella top 10 degli album in ciascuno dei 10 decenni trascorsi dagli anni 60. Anche i Rolling Stones sono tra i pochi musicisti che hanno compiuto questa impresa. Uno dei modi in cui dimostra la sua dedizione alla solidarietà è donare una percentuale dei ricavi dei suoi concerti a organizzazioni benefiche. Queste organizzazioni includono la House of Blues Music Forward Foundation e la Milagro Foundation. Carlos Santana è stato costretto ad annullare una serie di grandi concerti nel mese di settembre 2024 a causa di un intervento chirurgico d'urgenza per un problema alla schiena. L'operazione si è resa necessaria a causa della gravità del problema. Ha annullato il concerto di Albuquerque del 4 settembre e l'evento di Phoenix del 2 settembre. Entrambi previsti all'Isleta Amphitheater. Entrambi gli spettacoli erano previsti. Il chitarrista, che ha 77 anni e che negli ultimi tempi si è esibito da seduto, ha deciso di rimandare i suoi concerti alla House of Blues di Las Vegas, che si sarebbero dovuti tenere a settembre e all'inizio di ottobre. Questi concerti erano originariamente previsti. Il fatto che abbia dovuto cancellare alcuni concerti non gli ha impedito di esibirsi il 27, 30 e 31 agosto. Era ancora possibile per lui tenere spettacoli in quei giorni. Una di queste esibizioni si svolse al Kia Forum di Inglewood e fu una performance davvero fantastica. Durante la celebrazione del 25° anniversario dell'uscita del suo celebre album Supernatural, Santana si esibì in una performance che comprendeva 5 canzoni dell'album. Il fatto che Santana sia stato in grado di continuare a fornire musica eccellente, nonostante le sfide che ha incontrato con la sua salute, è dimostrato dagli spettacoli che ha eseguito. Nell'anno 2023, Santana si trovò al centro di una grande controversia a causa delle dichiarazioni che fece sull'argomento mentre suonava ad Atlantic City, nel New Jersey. Un gran numero di persone si infuriò per il suo discorso, che durava 15 minuti e non era stato pianificato in anticipo. In seguito, ha pubblicato sui social media le sue scuse per le emozioni provate. Tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, ha deciso di cancellare le scuse e di pubblicare invece una poesia particolare che conteneva i versi «L'energia della coscienza genera i propri simili. Gli individui che sono amati danno vita ad altri individui che si prendono cura di loro». Inoltre, quando ha suonato allo stesso evento ad Atlantic City, Santana lo ha fatto per mostrare il suo sostegno pubblico al comico Dave Chappelle. È stato in riferimento alla stretta amicizia che esisteva tra loro che ha fatto la dichiarazione «Sono così con mio fratello Dave Chappelle». Wow. Poiché Chappelle era già stato oggetto di reazioni per il suo speciale di Netflix The Closer, che conteneva osservazioni controverse, il numero di reazioni ricevute in questo periodo è cresciuto. Nonostante tutto quello che è successo, la musica di Santana continua a brillare e la sua band si è trasformata in un gruppo di familiari e amici. Cindy Blackman Santana, sua moglie, suona la batteria per la band dal 2015, anno in cui si è esibita per la prima volta. Ha un notevole talento musicale, nonostante i suoi 64 anni. All'evento del Kia Forum ha stupito la folla con un magnifico assolo di batteria che ha eseguito durante il bis che ha seguito Are You Ready per tutta la durata dell'esibizione. Inoltre, Salvador, il figlio di Carlos nato dal suo primo matrimonio, è un membro della band. Anche Salvador è un membro della band. Oltre a cantare,
suonare le tastiere e la batteria e cantare. Salvador, che ha 41 anni, ha aggiunto il rap a canzoni come Maria Maria. Durante le loro esibizioni, che fanno parte del Oneness Tour, eseguiranno una scaletta di 18 canzoni. Questa scaletta conterrà sia successi recenti che vecchi successi. Si prevede che Carlos e la sua famiglia risiederanno nella House of Blues di Las Vegas per un lungo periodo di tempo a partire dall'anno 2025. I preparativi per questa residenza sono in corso. An Intimate Evening with Santana. Greatest Hits Live è il nome dello spettacolo che si terrà da gennaio a maggio. Si prevede che lo spettacolo porterà l'attenzione sul legame musicale unico che esiste tra i due musicisti. Carlos Santana, che ha 77 anni, ha un modo affascinante e profondo di pensare alla vita e alla morte. La sua comprensione di questi concetti è straordinaria. È stato plasmato dal suo viaggio spirituale, che ha continuato a plasmarlo nel corso della sua vita. I suoi pensieri derivano da questo viaggio. In passato è stato un seguace degli insegnamenti di Sri Chinmoy e nel 1992 ha attraversato il processo per diventare un cristiano nato di nuovo. Anche sua moglie, Cindy Blackman, ha avuto un enorme impatto sulla sua visione della vita e sulla sua capacità di mantenere la salute in buone condizioni. Impegno nella dieta, devozione e disciplina sono i 4 elementi su cui si concentra la loro attenzione collettiva. La dieta è il più importante di questi 4 elementi. Per essere forti e pieni di vita, Santana è convinto che non sia sufficiente consumare semplicemente i nutrienti. Ritiene che ci siano altri fattori che contribuiscono a questo. Inoltre, sottolinea la necessità di alimentare il cervello e lo spirito. Secondo la sua argomentazione, anche se si consuma il cibo più sano del mondo, si potrebbe comunque essere deboli se non si tiene in debito conto la situazione. In passato ha avuto un'esperienza con la Vergine di Guadalupe, che ha contribuito all'intensità della sua vita spirituale. L'efficacia della sua vita spirituale è notevole. A causa della grande influenza che l'incontro ha avuto su di lui, ora chiede regolarmente ad altre persone: cosa ti sta dicendo Dio in questo momento? Oltre alla sua musica, Santana vuole che i suoi ascoltatori comprendano il messaggio che sta cercando di trasmettere. Aspirare che gli altri sperimentino un risveglio spirituale e un senso di potere nella propria vita è qualcosa che lo appassiona. Ritiene che sia della massima importanza comunicare coraggio e speranza alle persone di tutto il mondo, in particolare nei momenti in cui le persone stanno attraversando circostanze difficili. Santana adotta un approccio olistico e cerca di esplorare i modi in cui può portare un senso di pace, conforto e comunità per tutte le persone. Lo fa ascoltando la musica. Nel 1998 ha costituito la Fondazione Milagro con lo scopo di fornire assistenza ai bambini di tutto il mondo per le loro esigenze accademiche e mediche. Inoltre, è un convinto sostenitore della giustizia sociale e un combattente per ciò che è moralmente giusto. Ha fatto sentire la sua voce dichiarando: «Sono qui per dare voce agli invisibili», mentre assisteva a una partita per i diritti civili della squadra sportiva degli Atlanta Braves. Era un membro della famiglia degli Atlanta Braves. Quando non suona, le sue azioni riflettono che non è solo un musicista, ma anche qualcuno che è profondamente interessato a rendere il mondo un posto migliore al di fuori del regno della musica. Grazie per aver dedicato del tempo alla visione del video. Date a questo video un pollice in su. Iscrivetevi al canale e fate clic sul pulsante del video successivo sullo schermo se vi è piaciuto.